Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale Valoroso IT, il canale dedicato ai retrocomputer e elettronica vintage. Vi interessano questi argomenti? Vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Oggi ci occupiamo di questo signore qua, questo computer Philips VG5000 di cui vi avevo mostrato l'unboxing l'altro giorno. È un computer che è stato prodotto da un'azienda francese poi rivenduto dalla Philips dal 1984 al 1986. È dotato di 24 KB di RAM, anche se in realtà di questi 24 KB dichiarati sul computer solo 16 sono relativi al programma e 8 sono destinati alla memoria video e 18 KB di ROM. Insieme all'8 che avevo acquistato c'era anche l'alimentatore Philips View 0022 che è molto utile per alimentare sicuramente questo computer, ma anche questo qua, il Philips VG8010, che già vi avevo mostrato in video e che per alimentare dovevo utilizzare tutti i connettori, coccodrilli, insomma un casino. Però finalmente con questo alimentatore, se funziona, dovrebbe essere in grado di alimentare anche questo computer qui. La prima prova che io faccio quando devo collegare un computer vintage alla rete elettrica è quella di provare le tensioni di alimentazione. Vi suggerisco di farlo anche a voi. Ho pubblicato una serie di video in cui mostro proprio che è un'operazione necessaria, in quanto se un alimentatore fosse danneggiato ed essere una tensione sbagliata, magari addirittura superiore al valore nominale, non so, di 5 volte, supponiamo che ne dia 7-8, potrebbe danneggiare l'elettronica del computer e noi questo non lo vogliamo. Quindi prima di tutto proverò col tester le tensioni di alimentazione dell'alimentatore. Successivamente proviamo a collegare questo computer al monitor e vedere se funziona, ma sono convinto che funzioni perché il venditore ha dichiarato che è testato e funzionante e ha pubblicato anche una foto del computer in funzione. Infine, se tutto è a posto, collegherò anche il Philips VG8010 con il suo cavo video perché è diverso rispetto a questo qua che è SCART del VG5000 e vediamo se funziona anche quel computer. Philips VG8010 è un computer MSX e quindi conforme allo standard MSX, mentre invece il Philips VG5000 non è conforme ai software che si utilizzano sul 5000 sono proprietari di questa piattaforma, però se ne trovano visto che su internet ci sono anche sia emulatori sia software relativi al Philips VG5000. Entriamo nel vivo della prova delle tensioni di alimentazione dell'alimentatore del computer Philips VG5000. Allora, prima di tutto cosa dobbiamo provare? Sul connettore ci sono dei piedini. Io sul mio sito internet www.valoroso.it pubblico molto spesso le schede dei computer che ho in collezione, ad esempio il Philips VG8010 o anche altri Commodore, insomma non tutti perché per completare queste schede purtroppo ci vuole una marea di tempo, però di parecchi computer l'ho fatto e all'interno di queste schede dei computer ci metto anche della documentazione. In questo caso ho messo anche la piedinatura del connettore video e qui sotto l'elenco dei piedini. Allora, in questo caso vediamo il connettore con le due linguette di identificazione della rotazione, ovviamente perché il connettore va inserito in una posizione specifica. Lo vediamo con una in alto e una a sinistra. In questo caso devo mettere una in alto e una a destra perché il connettore in questo caso si vede come si infila all'interno del computer, quindi dal dietro. Da dietro è esattamente così, quindi una in alto e una a sinistra. Invece girandolo verrà una in alto e una a destra. A questo punto, se io so che in basso a sinistra ci deve essere 5 volte, qua andrò a controllare in basso a destra rispetto ad esempio in alto a sinistra, al posto che in alto a destra come c'è scritto qua sullo schema perché lo sto vedendo a specchio. Quindi prima cosa, colleghiamo l'alimentatore alla rete elettrica. Proviamo a accendere la spina e fumo non se ne vede e questo è già comunque una cosa abbastanza positiva. Con il tester, facendo attenzione a non fare cortocircuiti e se non sapete farlo fatelo fare a chi lo sa fare, controlliamo, si è accesa anche la televisione dietro, questo è per dopo comunque. Controlliamo le tensioni, quindi basso a destra più 5 volt, alto a sinistra GND. No.
Allora, non è che per caso c'è un interruttore di alimentazione? Sì, esattamente, era su 0. Quindi adesso lo metto su 1. Qua sul canale Valoroso IT ci sono sempre degli intoppi. Proviamo? Ok, non è esploso manco adesso. Quindi rifacciamo la prova delle tensioni. Ci aspettiamo di trovare 5 volt. Va benissimo, 5,28. Sempre rispetto a massa, che è in alto a sinistra, dobbiamo trovare in alto a destra il più 12 volt. E c'è. E in basso a sinistra il negativo, il meno 12 volt. E c'è. Perfetto, le tensioni sono corrette. Avete visto che i fili ballano un pochino, quindi se volete potete utilizzare dei coccodrilli, però isolandoli, come ho fatto vedere in altri video, ma se non ve la sentite perché pensate di rovinare magari il connettore, di fare cortocircuito tra un piedino e la carcassa metallica che dovrebbe essere collegata a massa, a quel punto quello che vi suggerisco è veramente di farlo fare da un tecnico, perché se fate qualche cortocircuito correte il rischio di fare più danni che non controllare realmente le tensioni di alimentazione. Altra domanda che ogni tanto mi viene fatta è: ma non è pericoloso controllare le tensioni di alimentazione? Sì, potrebbe esserlo, perché se qualcuno ci ha fatto uno scherzo e ha collegato il 220 volt direttamente su questi piedini, diventerebbe veramente molto complicata la situazione. Non penso che l'alimentatore possa andare in un cortocircuito tale da portare la tensione di rete direttamente sul connettore, però una cosa che non è probabile potrebbe comunque essere possibile in casi molto molto remoti, quindi sì, è rischioso. Io lo faccio, voi non fatelo. No, scherzo, voi fatelo lo stesso, però utilizzando tutte le precauzioni che dovete utilizzare. Ora, l'alimentatore abbiamo visto che funziona, possiamo tranquillamente collegarlo al computer e collegare il computer al televisore. Ok, alimentatore spento. Possiamo anche togliere il tablet. Il connettore video del Philips VG5000 da un lato ha una presa SCART che va collegata all'interno del televisore. Qua è un po' scuro, però c'è la SCART. E un connettore DIN tondo che va collegato dietro al computer. Quindi colleghiamo la SCART e dietro al computer, questo qua è il connettore video, e lo colleghiamo. Sempre dietro al computer colleghiamo il connettore di alimentazione. Vedete che ha queste due chiavette di identificazione della posizione, quindi in alto e a sinistra. Bene, è tutto collegato, come abbiamo visto prima, computer collegato al televisore e collegato anche all'alimentatore. Il televisore è già su ingresso audio-video e quindi possiamo procedere ad accenderlo. Vediamo cosa succede. Sì, è partito! Vediamo la scritta VG5000 Basic versione 1.1 con 13.758 byte disponibili, ovviamente scritto in francese perché il computer è francese, ha anche la tastiera francese. L'avevamo vista anche l'altro giorno quando abbiamo fatto l'unboxing, non ha una disposizione dei tasti normale, quindi come la conosciamo noi QWERTY, ma ha una disposizione AZERTY. M non avevo premuto, adesso darà un errore. Vediamo se riusciamo a fare un semplice print, magari 10 print virgolette ci sono a Shift 3, il mio sito internet www. Dov'è il punto qui? Dov'è il punto? Shift valoroso.it, sempre Shift più
Hit Shift 3 per le virgolette, invio. Vediamo se riusciamo a dare il run e a questo punto dovrebbe scrivere semplicemente www.valoroso.it. Esatto! Allora, il computer funziona. Siamo pronti adesso per la seconda prova del video, quindi provare ad alimentare Philips VG8010 con questo alimentatore Philips View 0022 e collegarlo ovviamente alla televisione. Per collegare questo computer avevo già fatto vedere come costruire un cavo audio-video per i Philips MSX, quindi Philips VG8010, Philips VG8020 e anche l'8000 oppure 8000 come preferite chiamarlo, però in versione con l'uscita video composita, perché quelli con l'uscita RGB hanno bisogno di quell'altro cavo RGB. Quindi dietro al televisore adesso collego questi 3 fili, l'avevo già fatto vedere nell'altro video, quindi non ve lo mostro ulteriormente. Il connettore audio-video si collega dietro al computer MSX, in questo caso MSX, e ci sta. E il connettore di alimentazione, sempre stando attento alla polarità, si collega in questa posizione qui. Che emozione! Se riusciamo a collegare questo computer con l'alimentatore originale, con un solo acquisto mi sono risolto 2 problemi. Uno, di avere un computer in più in collezione, e 2, di alimentare questo Philips. Proviamo? Sì, si è acceso. Allora, si vede male, ma questo è colpa del televisore. Allora, con questo televisore ogni tanto mi dà questi problemi. Lo fa col VIC-20, lo fa con tutti. Per questo ho comprato un altro televisore che ho dipinto di bianco e ci sono i video brevi che lo dimostrano, che è arrivato distrutto e ho dovuto smontarlo, sistemarlo e dipingerlo di bianco. Proviamo a collegare quello, vediamo se funziona. Allora, in realtà questo monitor bianco io l'avevo dipinto di bianco, 1 perché è arrivato rotto e 2 perché ben si intona ai computer vintage di alto tipo il Commodore 64. In questo modo io potrei fare un bel video con un monitor LCD che si intona bene al Commodore 64. Per questo avevo messo inizialmente il monitor nero che ben si intonava con questo Philips VG8010 e anche col precedente Philips VG5000 che abbiamo provato. Ma se si vede male, prima di pensare che magari il computer non funziona, ho detto vabbè, mettiamo il televisore bianco, dai, mettiamo il televisore bianco anche se non si intona. E come vedete si vede molto bene. È proprio quell'altro televisore che chissà per quale motivo non riesce a sintonizzare bene l'ingresso audio-video, cioè neanche l'antenna, proprio l'audio-video. È una cosa stranissima, a volte lo devi accendere 3-4 volte e poi dopo riesce bene a visualizzare l'immagine, ma normalmente insomma ci vuole un po' di tempo. Ma noi non è che siamo qui a giocare, cioè dobbiamo anche fare in fretta a fare queste cose, non è che possiamo stare 3 ore dietro a un televisore. Bene, sono contento, alimentatore funzionante, computer funzionante, tutto si collega perfettamente e ho quindi un altro computer da mettere in collezione. Se questo video in qualche modo vi è stato utile, vi è stato di ispirazione, mi raccomando, mettete un like, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!